Ciao ragazzi! In questo tutorial iniziamo a parlare di formattazione delle celle del foglio di lavoro e descriviamo i comandi presenti nei gruppi Carattere, Allineamento e Appunti della scheda Home. Dopo una breve introduzione teorica, svolgeremo alcuni esercizi sugli argomenti trattati in questa e nelle lezioni precedenti. Iniziamo! Inseriamo alcuni dati nelle celle del foglio di lavoro, iniziando preferibilmente dalla cella A1. Questo, come vedremo, faciliterà le operazioni di stampa dei nostri documenti. Ci proponiamo ora di formattare le celle del foglio di lavoro in modo da rendere il tutto esteticamente più gradevole. Selezioniamo l'intervallo ed iniziamo a stabilire il carattere, ad esempio Arial. Aumentiamo la dimensione a 12, oppure se non siamo soddisfatti possiamo aumentare la dimensione o ridurla mediante questi due pulsanti, ed ora, selezionando i titoli, possiamo stabilire se metterli in grassetto oppure no, e questo si ottiene premendo su questo pulsante, che funziona da interruttore, e possiamo decidere se mettere il corsivo e il sottolineato, oppure il sottolineato doppio. Per il momento limitiamoci al solo grassetto e impostiamo in corsivo il nome dei giorni. Per i titoli possiamo ora impostare il colore carattere rosso, il colore riempimento cella giallo, mentre per il nome dei giorni possiamo, utilizzando questa freccina, impostare il colore riempimento azzurro. Impostiamo ora per l'intera tabella tutti i bordi, e se volessimo dei bordi un po' più sofisticati, potremmo scegliere tra le varie opzioni, oppure andare su Altri bordi. In questo modo si apre una wizard con varie schede, tra cui la scheda bordo, in cui possiamo decidere il tipo di bordo, il colore del bordo, e mediante questi pulsanti, oppure cliccando all'interno di quest'area, possiamo aggiungere oppure rimuovere i bordi. Io per il momento mi limito al bordo esterno di colore rosso. Come possiamo notare cliccando all'esterno dell'intervallo, i bordi sono stati impostati in modo corretto. Se volete un consiglio, quando volete impostare dei bordi particolari, fatelo solamente alla fine, cioè dopo aver formattato tutto l'intervallo. Passiamo ora agli allineamenti. Per impostazione predefinita, Excel allinea il testo in basso a sinistra nella cella, mentre allinea i numeri e le date in basso a destra. Infatti, scrivendo del testo, questo viene allineato a sinistra, scrivendo un numero, questo viene allineato a destra, e scrivendo una data, questa viene automaticamente allineata a destra. Dunque, se vogliamo rendere esteticamente gradevole il nostro intervallo di dati, dobbiamo provvedere noi ad allineare il testo nelle celle. Ad esempio, possiamo allineare il testo in alto nella cella, al centro, oppure in basso. Lasciamolo al centro. Allineiamo ora tutti i dati al centro anche orizzontalmente, mentre per quanto riguarda il nome dei giorni è preferibile un allineamento a sinistra, magari con un piccolo rientro. Dunque, riassumendo, quando inseriamo del testo in una cella, possiamo allinearlo in alto, al centro in verticale, in basso, a destra rispetto alla cella, al centro in orizzontale oppure a sinistra. Possiamo inoltre aumentare il rientro oppure ridurlo. Inoltre abbiamo varie opzioni di orientamento: in senso antiorario, in senso orario, testo verticale e varie opzioni di rotazione del testo. Infine, cliccando su Formato celle allineamento, ci si apre la solita wizard in cui è selezionata la scheda allineamento, all'interno della quale abbiamo un maggior numero di opzioni per l'allineamento orizzontale, l'allineamento verticale, i rientri e l'orientamento del testo, e in cui abbiamo la possibilità di mandare il testo a capo nella stessa cella, di ridurre il testo di dimensioni in modo da adattarlo alla grandezza della cella, e in cui abbiamo la possibilità di unire più celle a formare una cella più grande, con 3 opzioni aggiuntive per regolare l'ordine di lettura. Nella sezione qui a destra è inoltre possibile regolare l'inclinazione grado per grado e allineare il testo in verticale oppure no.
Sempre nel gruppo allineamento, quando un testo è molto lungo e non può essere contenuto in una cella, c'è il pulsante Testo a capo, che permette di andare a capo nella stessa cella. Annulliamo ora l'operazione effettuata mediante questo pulsante. Eliminiamo la riga 10 con la combinazione di tasti CTRL- ed inseriamo una nuova riga sopra la riga 1 mediante la combinazione di tasti CTRL+. Aumentiamo l'altezza di questa riga a 30, tasto destro, altezza righe, 30, invio, e per inserire il titolo della tabella selezioniamo le celle dalla A1 fino alla E1 e mediante questo pulsante le uniamo a formare un'unica cella in cui inseriamo il titolo. Dopo averlo fatto, formattiamo il tutto a piacere. Il pulsante appena utilizzato allinea il testo al centro in orizzontale. Se vogliamo allinearlo anche in verticale, dobbiamo utilizzare questo pulsante. Il pulsante Unisci e allinea al centro è uno dei più utilizzati di Excel, ma non tutti sanno che, cliccando su questa freccia, ci sono altre 3 opzioni. Il comando Unisci celle svolge la stessa operazione, ma non allinea le celle al centro. E il comando Dividi celle divide nuovamente le celle unite, cosa che si può ottenere cliccando nuovamente sul pulsante Unisci e allinea al centro, che funziona da interruttore come si può vedere. L'opzione più utile che si ottiene cliccando su questa freccina però è la seguente. Selezioniamo un intervallo. Vogliamo ora unire le celle presenti in ogni riga. Per farlo basta cliccare sulla freccina e fare Unisci. Come si può notare, sono state unite solo le celle presenti sulla stessa riga e non tutta l'area selezionata. Per quanto riguarda sia la scheda carattere che la scheda allineamento, cliccando su questo pulsantino si apre una wizard contenente varie schede. Siccome io ho cliccato sul pulsantino presente nel gruppo allineamento, mi si è aperta la scheda allineamento. Se avessi cliccato su questo pulsante, si sarebbe aperta la scheda carattere. Dunque, quando ci servono le opzioni avanzate di allineamento oppure le opzioni avanzate di formattazione carattere, è sufficiente cliccare su questo pulsantino e poi selezionare la scheda desiderata. Qui è possibile anche regolare i bordi e lo riempimento. Per quanto riguarda la formattazione del carattere, voglio darvi alcune informazioni utili. Supponiamo di voler scrivere metri quadrati. Per farlo scriviamo M2, selezioniamo il 2 e facciamo tasto destro, formato celle. Ci si apre la scheda carattere in cui possiamo mettere apice e dare OK. Abbiamo così scritto metri quadrati. Se volessimo scrivere la formula dell'acqua, H2O, per mettere il 2 al pedice dobbiamo selezionare, fare tasto destro, formato celle e mettere il pedice. Qui c'è anche la possibilità di barrare i dati. Diamo OK e abbiamo la formula dell'acqua. Come possiamo notare cliccando sul pulsante carattere, ci sono anche molte altre opzioni. Oltre a decidere il tipo di carattere, lo stile e la dimensione, possiamo decidere il tipo di sottolineatura e varie opzioni di colore. Ci verrà fornita un'anteprima del risultato. Passiamo ora ad un primo esercizio che mi permetterà di spiegarvi anche i pulsanti presenti nel gruppo appunti. L'esercizio consiste nel trascrivere e formattare la tabella dell'orario scolastico. Qui a sinistra e qui in basso vi ho riportato l'altezza delle righe e la larghezza delle colonne. Iniziamo subito a dimensionare la prima riga. Clicchiamo col tasto destro sul numero 1 e facciamo altezza righe, 54, invio. Procedendo in modo analogo, ho regolato l'altezza delle altre righe ed ora regolo la larghezza delle colonne. La prima misura 10 e le altre 5 misurano 26. Per quanto riguarda l'inserimento dei dati, ci accorgiamo subito che le celle della prima riga sono unite. Selezioniamo dunque le celle dalla A1 fino alla F1 e clicchiamo sul pulsante Unisci e allinea al centro. Allineiamo anche in verticale ed inseriamo i dati. Penseremo dopo alla formattazione. Per inserire i giorni è sufficiente posizionarsi in cella B2 e scrivere lunedì. Una volta inserito il dato, possiamo posizionarci qui in basso a destra della cella
e il puntatore del mouse diventa un più nero. Cliccando e trascinando, Excel riempie in automatico le celle con il nome progressivo dei giorni della settimana. Posizioniamoci ora in cella A3 e scriviamo 8, 2 punti, 30, invio. Cliccando di nuovo sulla cella e posizionandoci in basso a destra, il cursore assume di nuovo la forma di un più nero. Cliccando e trascinando, abbiamo anche la sequenza delle ore. Per inserire i dati nelle altre celle ed andare a capo nella stessa cella dove vogliamo noi e non in maniera automatica, è preferibile non utilizzare il pulsante Testo a capo, ma procedere in questo modo. Si digita il nome della materia, si fa Alt Invio e si digita il nome dell'insegnante, confermando il tutto con l'invio. Il comando Alt più invio permette dunque di andare a capo nella stessa cella, mentre il comando invio ci fa cambiare cella. L'opzione Testo a capo in questo caso non avrebbe prodotto alcun risultato, poiché inglese Motta Alessandra ci starebbero tutti sulla stessa riga e dunque Excel non sarebbe andato a capo. Una volta inserito il testo è possibile formattarlo con le opzioni viste in precedenza. Dunque iniziamo ad allinearlo, mentre per il colore dello riempimento utilizziamo un'altra opzione che ci permette di avere una grafica migliore. Clicchiamo il tasto destro e facciamo Formato celle, Riempimento, Riempimento. Decidiamo di riempire la cella con uno sfondo sfumato a due colori. Scegliamo come primo colore il giallo, come secondo colore il rosso e decidiamo di riempire dal centro, in questo modo. Diamo OK e OK. Una volta ottenuta la grafica desiderata, possiamo copiare la cella appena formattata in questo modo. Clicchiamo il tasto destro su di essa e facciamo Copia, per poi incollarla in questa posizione e in questa posizione con la stessa procedura, dunque, tasto destro incolla e tasto destro incolla. In questo modo abbiamo evitato di dover formattare anche le altre celle. Per uscire dalla modalità di copiatura e far smettere di lampeggiare questa cella, possiamo premere il tasto ESC da tastiera. Procedendo in modo analogo possiamo inserire e formattare anche le altre celle. È sufficiente una cella per materia e dopo procediamo con i tasti Copia e Incolla, oppure utilizzando il tasto destro del mouse, anche se io vi consiglio questa procedura molto più veloce e pratica. Per copiare si clicca in una cella e si fa CTRL-C e per incollare CTRL-V e anche qui in basso CTRL-V. A titolo informativo vi dico già che la procedura per tagliare è, cliccando in una cella, CTRL-X e poi CTRL-V. Come si può notare, la cella è stata tagliata da questo punto ed è stata incollata in questo punto. Annulliamo l'operazione appena effettuata con CTRL-Z, che equivale a cliccare su questo tasto. La combinazione di tasti CTRL-Y invece corrisponde a questo tasto, il tasto ripristina. Quindi le operazioni più comuni, copia, taglia, incolla, annulla e ripristina, si possono ottenere con le combinazioni di tasti di scelta rapida riportati nello schema. Inseriamo ora tutti i dati in tabella, ricordandoci di premere Alt Invio ogni volta che vogliamo andare a capo nella stessa cella. Formattiamo ora la cella dove c'è scritto lunedì. La riempiamo in nero e scriviamo al suo interno in bianco. Selezioniamo ora le celle relative a lunedì e martedì e clicchiamo su Copia formato. Questo pulsante ci permette di copiare solamente il formato delle celle, ma non il loro contenuto. Dunque, cliccando e trascinando, viene copiata solamente la formattazione delle due celle lunedì e martedì. Possiamo fare la stessa cosa sull'orario. Riempiamo la cella di nero e scriviamola di bianco. Selezioniamo ora le due celle 8:30 e 9:30, copiamo il formato e poi selezioniamo le celle sottostanti. Anche in questo caso abbiamo riempito a colori alternati le celle. Per mostrare l'effetto del pulsante Copia formato, selezioniamo la cella formattata in precedenza. Facciamo Copia formato e cliccando su una qualsiasi altra cella otteniamo la stessa formattazione.
anche se il testo precedentemente inserito rimane tale e quale. Annulliamo l'operazione effettuata, CTRL Z, e procediamo con la formattazione delle altre celle. È sufficiente formattarne una per tipo e poi utilizzare il pulsante Copia formato. Per formattare la cella in cui è inserita l'ora di matematica utilizziamo un'altra formattazione avanzata. Tasto destro, Formato celle, Riempimento, e qui possiamo decidere il colore del primo sfondo, il colore del motivo, ad esempio un fucsia, e lo stile del motivo, ad esempio questo. Possiamo dare l'ok. Procediamo ora copiando e incollando la cella appena formattata. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Per formattare le altre celle posso invece utilizzare colori convenzionali, in modo da finire un po' prima. Un altro trucchetto. Siccome l'ultima operazione effettuata è stata quella di evidenziare la cella in giallo, cliccando in una cella qualsiasi e premendo il tasto F4, ripeto l'ultima operazione effettuata. F4. Dunque, qualunque operazione io abbia effettuato, il tasto F4 mi permette di replicarla. F4, 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 F4. Come ultima operazione, vi invito a mettere i bordi. Potremmo fare direttamente tutti i bordi, oppure possiamo mettere un bordo esterno più grande. In questo modo, selezioniamo lo spessore del bordo e clicchiamo su Bordato e diamo OK. Per una grafica migliore potremmo anche selezionare le ore di lezione e fare di nuovo Bordato. Oppure premere di nuovo il tasto F4 visto che il bordato è stata l'ultima operazione effettuata. Ora lascio concludere a voi l'esercizio ricordandovi che è sufficiente formattare una cella e poi copiare e incollare oppure utilizzare il pulsante Copia formato. Per ora è tutto. Nel prossimo video tutorial svolgeremo altri esercizi di formattazione, predisporremo il foglio per la stampa ed impareremo a esportare i nostri lavori in formato PDF, eventualmente per poterli inviare come allegato nei nostri messaggi di posta elettronica. Vi aspetto! Ciao!